Viaggio al centro della Terra. Capitolo 1. Il misterioso messaggio. Era un pomeriggio tranquillo ad Amburgo quando il professor Otto Lidenbrock, famoso scienziato e uomo dal carattere impaziente, rientrò a casa con un vecchio libro sotto il braccio. Lo aveva appena comprato da un antiquario. Io, suo nipote Axel, ero abituato ai suoi entusiasmi improvvisi, ma questa volta sembrava più agitato del solito. Dentro il libro, nascosto tra le pagine, trovammo un foglio ingiallito scritto con strani segni. «È un messaggio cifrato!» esclamò il professore con gli occhi che brillavano. Passò ore a studiarlo, senza bere né mangiare. Io cercai di calmarlo, ma era impossibile. La curiosità lo consumava. Finalmente, osservando bene, capii qualcosa. Era un codice antico, islandese. Con fatica e un po' di fortuna riuscimmo insieme a decifrarlo. Le parole che apparvero ci lasciarono senza fiato. Parlavano di un passaggio per il centro della Terra, nascosto dentro un vulcano spento in Islanda. Il professore non ebbe dubbi, dovevamo partire subito. Io cercai di protestare, ma lui era già in piedi, preparando valigie, carte e strumenti. Quella notte non dormii. E se fosse vero? Se davvero ci fosse un cammino che porta al cuore del nostro pianeta? Un brivido mi attraversò la schiena. Avevamo appena aperto la porta di un mistero. Capitolo 2. Preparativi per l'avventura. Il giorno dopo la casa del professore sembrava un laboratorio impazzito. Bussole, corde, picconi, mappe e provviste occupavano ogni angolo. Lidenbrock era inarrestabile. Io, invece, ero pieno di dubbi. Un viaggio al centro della Terra? Sembrava una follia. Ma opporsi era inutile. Quando mio zio aveva un'idea in testa, nulla lo fermava. Dopo pochi giorni eravamo già in viaggio verso l'Islanda, l'isola del ghiaccio e del fuoco. Attraversammo mari agitati, strade sterrate e paesaggi desolati fino ad arrivare a Reykjavik, la capitale. Lì il professore cercò una guida esperta e trovò Hans, un uomo alto, silenzioso e forte come la roccia. Non parlava molto, ma i suoi occhi dicevano che potevamo fidarci. Con Hans al nostro fianco ci dirigemmo verso il vulcano Sneffels, citato nel messaggio. Era enorme, imponente, coperto di neve, ma ormai inattivo da secoli. Secondo il messaggio, solo in un giorno preciso dell'anno, quando l'ombra di un certo picco toccava il cratere, si poteva trovare l'ingresso. Ci accampammo ai piedi del vulcano, in attesa di quel momento. Il sole era alto, le ombre si allungavano. Il professore osservava impaziente. Io tenevo il fiato. L'ora della verità stava per arrivare. Capitolo 3. Dentro il vulcano. Finalmente il giorno atteso arrivò. Il sole era alto nel cielo e il professore, con il manoscritto tra le mani, osservava il cratere con attenzione. All'improvviso indicò una grande roccia. «Lì! È l'ombra di Scartaris. L'ingresso è sotto di noi», disse con entusiasmo. Senza perdere tempo, iniziammo la discesa. Il cratere era profondo, scivoloso e buio. I raggi del sole scomparivano mentre scendevamo sempre più in basso, tra pareti di roccia lavica e silenzio assoluto. Ogni passo rimbombava come un tuono. Hans guidava con calma, senza mai sbagliare. Il professore annotava ogni dettaglio. Io cercavo di restare calmo, ma dentro di me cresceva la paura. E se non trovassimo più la via del ritorno? Se finissimo sepolti là sotto? Dopo ore di cammino tra gallerie strette e scivolose, ci fermammo a riposare. Il professore era felice come un bambino. Io distrutto dalla fatica. Bevvi un sorso d'acqua e guardai in alto. Il cielo era ormai solo un ricordo. Proprio quando pensavo che nulla potesse sorprendermi di più, Hans ci indicò una biforcazione nel tunnel. 2 strade, 2 direzioni opposte. Ma quale conduceva al centro della Terra? Il silenzio fu rotto solo da un'eco lontana. Capitolo 4. Persi nel sottosuolo. Davanti a noi si aprivano 2 tunnel. Il professore, senza esitazione, scelse il sentiero di destra. «Secondo i calcoli, questa è la strada giusta», disse con sicurezza. Hans lo seguì, io dietro di loro, pieno di dubbi.
Camminammo per ore in un silenzio irreale, interrotto solo dai nostri passi e dal rumore delle gocce d'acqua che cadevano dalle rocce. Il calore aumentava e l'aria diventava sempre più pesante. Poi, all'improvviso, il tunnel finì in una parete chiusa, un vicolo cieco. Il professore, furioso, rifiutava di tornare indietro. Ma era l'unica scelta. Così, a malincuore, riprendemmo il cammino a ritroso. Ed è proprio allora che accadde. Mentre cercavo dell'acqua, presi un sentiero laterale e mi persi. Chiamai, urlai. Nessuna risposta. Il cuore mi batteva forte, solo, sottoterra, senza luce né direzione. Il silenzio era assordante. Camminai a caso per ore, senza sapere dove andavo. L'acqua era finita, la speranza anche. Poi, un'idea. Se avessi gridato in una galleria stretta, l'eco avrebbe potuto portare il suono fino agli altri. Lidenbrock! Urlai, attesi. Dopo un lungo silenzio, una voce. Era lontana, ma era lui. Avevo ancora una possibilità. Capitolo 5. Il mondo sotterraneo. Seguendo la voce dello zio, riuscii finalmente a ritrovare il sentiero giusto. Dopo ore di cammino nel buio, vedere i volti di Hans e del professore fu un sollievo immenso. Ci abbracciammo senza parole. Avevamo superato la nostra prima vera prova. Riprendemmo il cammino lungo un nuovo tunnel, che sembrava scendere ancor più in profondità. L'aria si fece più fresca, poi accadde qualcosa di incredibile. Una luce strana, come un'alba blu, cominciò a illuminare la galleria. Camminammo più veloci, spinti dalla curiosità. All'improvviso si aprì davanti a noi un'enorme caverna. Era immensa, come un altro mondo sotto la superficie della terra. Un mare sotterraneo si estendeva fino all'orizzonte. Le onde leggere si muovevano sotto un cielo di pietra. Sulle rive crescevano funghi giganti, alberi fossili e piante antichissime come quelle del tempo dei dinosauri. È impossibile, sussurrai, ma era tutto vero. Il professore era estasiato. Decise che avremmo attraversato quel mare per vedere dove portava. Costruimmo una zattera con i materiali trovati nella grotta e il giorno dopo salpammo. Il silenzio era profondo, rotto solo dallo sciabordio dell'acqua. Ma sotto quella calma qualcosa si muoveva e ci stava osservando. Capitolo 6. Creature preistoriche. La nostra zattera scivolava lentamente sul mare Lidenbrock, come lo aveva già battezzato mio zio. Attorno a noi l'oscurità era rotta solo da lampi di luce elettrica che attraversavano il cielo roccioso. Sì, fulmini sottoterra. Sembrava impossibile, eppure tutto era reale. Remavamo in silenzio, attenti a ogni movimento dell'acqua. Poi, improvvisamente, emerse una creatura gigantesca, un rettile marino, con la testa simile a quella di un coccodrillo e il corpo di una balena. Subito dopo, un secondo mostro emerse da un'altra parte del mare. Ci fermammo senza fiato, mentre i due animali si avvicinavano l'uno all'altro. Non ci avevano notati. Stavano lottando. Le onde crescevano. La zattera ondeggiava pericolosamente. Urla, spruzzi, ruggiti preistorici. Era uno scontro tra titani come nel tempo dei dinosauri. Dopo una battaglia furiosa, le acque si calmarono. I mostri erano scomparsi, lasciandoci scioccati, ma vivi. Riprendemmo il viaggio, più cauti che mai. Dopo ore di navigazione, una tempesta ci colpì all'improvviso. Fulmini, venti fortissimi, onde alte come case. Un lampo colpì la zattera. Tutto diventò nero. Quando riaprì gli occhi, ero da solo su una spiaggia sconosciuta. Capitolo 7. Sotto continenti perduti. Mi alzai con fatica sulla spiaggia, fradicio e confuso. Il mare sotterraneo si estendeva dietro di me, calmo e silenzioso, come se nulla fosse accaduto. Chiamai lo zio, chiamai Hans. Nessuna risposta. Ero solo, di nuovo. Ma almeno ero vivo. Mi incamminai lungo la costa, in cerca di tracce dei miei compagni. A un certo punto intravidi impronte fresche sulla sabbia. Erano di Hans, ne ero sicuro. Li avevo quasi raggiunti. Camminando ancora mi trovai davanti a un paesaggio incredibile. Ossa giganti sparse sul terreno, scheletri di animali estinti da milioni di anni. E poi un teschio umano,
grande almeno 3 volte il normale. Era possibile che qui sotto fossero esistiti uomini preistorici giganteschi? Arrivai in una foresta sotterranea dove la vegetazione era fitta, strana, silenziosa, foglie enormi, muschi luminosi. Poi sentii delle voci, corsi verso il suono e lì trovai mio zio e Hans. Erano vivi, ci abbracciammo, sollevati e increduli. Il professore non perse tempo. Stiamo camminando sotto un continente perduto, disse entusiasta. Forse Atlantide stessa? Ma la gioia durò poco. Poco più avanti la terra tremava. Un rombo profondo saliva dal suolo. Qualcosa stava per esplodere. Capitolo 8. Il ritorno inaspettato. Il terreno tremava sempre più forte. Le pareti della grotta scricchiolavano, massi cadevano attorno a noi. Un'eruzione! Gridò il professore. Dovevamo fuggire, ma non c'era via d'uscita. Solo una galleria stretta e ripida che saliva verso l'alto. Senza alternative ci lanciammo in quella direzione. Il calore cresceva a ogni passo. Il rumore del magma si faceva assordante. Salivamo, spinti dalla paura e dalla speranza. Le pareti erano roventi. Il sudore ci copriva il volto. Poi, all'improvviso, una spinta enorme ci sollevò da terra. Eravamo dentro un geyser. Un'enorme colonna di vapore ci sparò verso l'alto come razzi. Non ricordo altro, solo luce, rumore e poi il buio. Quando riaprì gli occhi ero steso sull'erba. Erba vera. Sole vero. Aria fresca. Ci trovavamo su una collina. Un contadino ci guardava sorpreso. «Siete usciti dal cratere dello Stromboli», disse. Eravamo risaliti attraverso un altro vulcano, dall'Italia. Avevamo attraversato il pianeta. Il professore annotò tutto con orgoglio. Nessuno ci avrebbe mai creduto, ma noi sapevamo la verità. Avevamo viaggiato al centro della Terra e ne eravamo tornati. Diversi, più forti e con un segreto che nessuno avrebbe mai potuto cancellare.